Ben ritrovati e ben arrivato al dottor Angelo Russo, neuropsichiatra infantile presso l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, nostro ospite per parlare di epilessia farmacoresistente nei bambini. Buongiorno dottor Russo, allora vorremmo chiederle come prima domanda qual è l'incidenza dell'epilessia in Italia e quanto è comune la farmacoresistenza nei bambini. Buongiorno. Allora, in Italia abbiamo circa 500-600 mila persone affette da epilessia e la farmacoresistenza è presente in circa il 30% dei pazienti e colpisce in maniera simile gli adulti e i bambini. Chiaro, ma i bambini che soffrono di epilessia e di queste forme resistenti, quali problemi devono affrontare oltre alle crisi? Beh, l'epilessia comprende anche l'aspetto di un corretto sviluppo neurocognitivo e altri aspetti comportamentali legati per esempio all'ansia e all'umore, che possono poi inficiare la loro crescita e anche la loro gestione da parte dei genitori. Per esempio, alcune complicazioni investono il rendimento scolastico, i rapporti sociali e a causa degli effetti secondari di trattamenti farmacologici necessari a controllare le manifestazioni cliniche della malattia, quindi proprio le crisi epilettiche, un discreto numero di questi pazienti presenta appunto difficoltà di concentrazione e di mantenimento dell'attenzione per periodi di tempo prolungati. Dal punto di vista sociale, ma diciamo che basti pensare ad un adolescente con crisi epilettiche che usualmente tende ad evitare per esempio di uscire con i propri pari per la paura di manifestare una crisi epilettica proprio di fronte al gruppo. E quindi tutte queste cose nel tempo possono impattare sulla componente emotiva ed affettiva, rendendo quindi più vulnerabile i disturbi, per esempio, ansioso-depressivi. Ovviamente tutte queste problematiche investono tutto il nucleo familiare, i genitori, i fratelli, le sorelle, esercitando poi un forte peso sui caregiver. Chiaro. Ecco, ma quali sono attualmente le possibilità terapeutiche per i bambini e adolescenti che non rispondono ai farmaci anticrisi? Beh, esistono percorsi abbastanza collaudati che richiedono l'intervento di equip multidisciplinari. Quindi, per prima cosa si valuta se è possibile rimuovere chirurgicamente ciò che causa le crisi. Quindi si va alla ricerca effettivamente del cosiddetto focus, cioè del punto di origine dell'epilessia, in modo che poi attraverso un intervento chirurgico resettivo quella regione viene eliminata e poi quindi di conseguenza anche le crisi epilettiche. Purtroppo però non tutti i pazienti sono candidati alla chirurgia dell'epilessia e ancora in pochi casi viene rifiutata dai genitori stessi proprio l'intervento chirurgico. Quindi in tali casi dobbiamo pensare a delle alternative terapeutiche, tra le quali abbiamo per esempio la dieta chetogenica o la stimolazione del nervo vago. La dieta chetogenica è una dieta con un'elevata percentuale di grassi, un'adeguata quota di proteine, ma una ridottissima quota di carboidrati, che può essere utile appunto poi nel controllo delle crisi. Invece la stimolazione del nervo vago è una tecnica di neurostimolazione che prevede l'impianto chirurgico di un generatore di corrente e un cavo che la collega appunto ad un elettrodo posizionato sul nervo vago, il nervo vago di sinistra. Questa tecnica è indicata come terapia aggiuntiva per il trattamento delle crisi focali e anche quelle generalizzate, senza limite di età. Quindi sia adulti che bambini possono appunto beneficiare di questo intervento. Stiamo parlando di pazienti che non rispondono ai farmaci anticrisi. Certo. Ci può raccontare la sua esperienza in merito alla stimolazione del nervo vago? Ma io quando mi trovo di fronte ad una famiglia con un bambino o una bambina con epilessia farmacoresistente che non può essere appunto sottoposta all'intervento chirurgico, inizio da subito a parlare di questa metodica con la famiglia, proprio perché prevede l'impianto appunto chirurgico di uno stimolatore medicale, inizio subito a creare consapevolezza in loro sull'approccio, aiutandoli proprio ad accettare la chirurgia stessa e il fatto che la terapia non è in questo caso, cioè in questo caso noi non stiamo parlando di assunzione di pillole o di soluzione orale, ma proprio il fatto che abbiamo un generatore che manda dei segnali elettrici al cervello attraverso il nervo vago e quindi insomma io cerco in qualche modo di comunicare loro e di fargli capire come è strutturato insomma il tutto. Nei bambini che ho in cura attualmente con lo stimolatore vagale ho visto che la frequenza delle crisi epilettiche
appunto inizia a ridursi già dopo un anno dall'impianto dello stimolatore stesso, e la riduzione delle crisi è abbastanza significativa. E però la nostra esperienza ha fatto vedere che non abbiamo una risposta solo dal punto di vista delle crisi, ma anche dal punto di vista dello sviluppo neurocognitivo. I bambini sono più attenti, i bambini presentano un migliore, per esempio, aggancio visivo. C'è un vero e proprio miglioramento anche sulla componente non solo cognitiva ma anche comportamentale, e quindi questo fa sì che poi anche, diciamo, la vita dei genitori migliori, perché la gestione dei pazienti diventa diciamo più tranquilla. Chiaro. Senta dottore, le faccio l'ultima domanda riguardo alla sicurezza, il profilo di sicurezza di questi trattamenti alternativi. Quali sono i dati a riguardo? Gli studi riportano che tra gli effetti collaterali più comuni della stimolazione del nervo vago vi sono la racedine o il cambio di voce, il mal di testa, la dispnea, la gola infiammata, la tosse. Tutti questi sintomi però si presentano soprattutto nella fase attiva di stimolazione, quindi per lo più ogni 3-5 minuti, ma sono sintomi che nel tempo tendono ad andare via e possono anche essere ridotti al minimo, modificando un po' i parametri di stimolazione. Bisogna ricordare poi però che nel 3% dei casi abbiamo anche la possibilità di riscontrare un'infezione della tasca tissotale dove si trova il generatore, però sono infezioni che vengono poi trattate tranquillamente e vanno via rapidamente con una semplice terapia antibiotica. Bene, dottor Russo, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro un buon lavoro e una buona giornata. No, grazie a voi, buona giornata.